Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mi è sembrato interessante fare il video di oggi perché per tutto il mese di aprile ci sarà Mercurio retrogrado e quando c'è Mercurio retrogrado c'è sempre una sorta di difficoltà nella comunicazione, quindi potrebbero esserci problemi di incomprensioni, piuttosto che rallentamenti nelle situazioni, piuttosto che anche rotture di certi strumenti tecnologici che diciamo sono utilizzati per la comunicazione. Insomma, potrebbero succedere una serie di imprevisti, rallentamenti e revisione di direzione e quindi mi è sembrato carino fare questa lettura per vedere proprio, insomma, come aiutarvi ad affrontare quello che potrebbe essere un eventuale imprevisto dovuto a Mercurio. Ora, io non sono un'astrologa, ragazzi, quello che so di astrologia lo so per passione personale, quindi se volete poi approfondire in modo astrologico il tema, vi consiglio di cercare canali di YouTube specifici di astrologia. Allora, abbiamo due scelte. La prima scelta è la fatina dell'essenza e la seconda scelta è la fatina dell'ascolto. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone della prima scelta, della fatina dell'essenza. Andiamo a vedere quali sono i potenziali imprevisti di Mercurio retrogrado nel mese di aprile. Tenete presente che sono letture collettive, facile che non risuoni tutto, se non risuonasse proprio nulla, ragazzi, potete ascoltare l'altra lettura. Vi invito ad integrare questa lettura con le previsioni mensili, trovate sempre tutto diviso per playlist nel mio canale e sotto comunque nella descrizione ci sono link a video che potrebbero interessarvi come i corsi gratuiti, le previsioni del 2024, eccetera. Ok, allora cominciamo con un cavaliere di coppe, un 2 di bastoni, un 3, scusate, un'imperatrice, un 10 di bastoni e un fante di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che questo cavaliere di coppe potrebbe rappresentare o una persona di vostro interesse a livello romantico, oppure potrebbe rappresentare un qualche tipo di proposta che potrebbe esservi fatta nel mese appunto di aprile. Però ho come l'idea con questo 2 di bastoni che non vi convinca molto questa proposta, questa offerta. Potrebbe anche essere un accordo. Tenete presente che se fosse una persona a livello romantico, con il cavaliere di coppe si parla di una persona che ha un certo tipo di intenzione seria, però è come se qui ci fosse la possibilità di andare verso questa imperatrice, quindi di crescere, ma c'è una sorta di insicurezza. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, vediamo che dettagli posso darvi di più. Partiamo dal cavaliere di coppe. Allora abbiamo la torre e la carta della forza. Devo dire che potrebbe arrivare una proposta sconcertante, mi viene da dire. O se non è una proposta, ragazzi, è una comunicazione piuttosto importante che potrebbe arrivarvi nel mese di aprile e suppongo che non ve l'aspettiate perché con la carta della torre potrebbe esserci un crollo di alcune certezze, di alcune sicurezze, di alcune idee che voi avevate.
Poi abbiamo anche questa forza, come se ci dovesse essere un po' il coraggio, la forza, scusate, di andare avanti, un po' come se si dovesse trovare la forza dentro se stessi per superare questa torre. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Com'è la sensazione che qua vi cascheranno un po' le braccia, per capirci. Allora, il 2 di bastoni è spiegato da un giudizio e l'asso di spade, che sono due carte di forte comunicazione. Il giudizio è a testa in giù, quindi ho come la sensazione che avete bisogno di avere altre certezze, di sapere altre cose. È come se doveste ancora prendere coscienza di tutto quello che è la situazione nel suo complesso. E con l'asso di spade ho l'idea che abbiate bisogno di fare una sorta di ordine mentale. È un po' per quello che c'è questo 2 di bastoni, questa indecisione. Qualcuno si chiede: sarà vero o non sarà vero? Perché appunto non si riesce ancora a vedere la visione di insieme. Vi dico, l'opportunità di crescita di cui mi parla l'imperatrice è reale, però è come se voi non vi fidaste di andare verso questa crescita, verso questo progetto, verso la gestazione, perché l'imperatrice è comunque colei che crea, che sia un bambino, che sia un progetto, che sia un qualsiasi cosa, è il potere della creazione. Andiamo a vederla. 4 di bastoni. E 8 di bastoni. Ragazzi, davvero il potenziale c'è con questa proposta, come se ci fosse la possibilità di costruire qualcosa, di andare a convivere, di creare qualche tipo di, mi viene da dire accordo, perché col 4 di bastoni non sono veri e propri contratti, però sì che sono accordi stabili nel lungo periodo che creano, diciamo, un certo tipo di benessere e di tranquillità intrinseca. Datemi una carta per questo 8 di bastoni. 5 di pentacoli. Ho come la sensazione che qualcuno qui pensi o abbia la percezione che andrà a perdere indipendenza nel caso si accetti questa offerta. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Mm. 3 di pentacoli e 5 di bastoni. Allora ragazzi, indipendentemente da quello che è successo o che succederà con questa torre, qui le carte vi consigliano un po' di togliervi da certe lotte di potere, barra, lotte di responsabilità, barra, lotte dell'ego. Cioè, di chi è la... quando si parla di responsabilità è molto facile confonderle con la colpa, di chi è colpa. Però qui io ho come la sensazione che da un lato vi siete assunti o tendete magari nella vita ad assumervi responsabilità che non sono vostre, però poi per quello che riguarda l'assumersi concretamente le vostre responsabilità, qualcuno tira un po' indietro ed è un po' come se dicesse vabbè ma non è colpa mia, io non sono capace o perché qui il consiglio finale è di mettervi a lavorare su voi stessi, di studiare. Il fante di pentacoli è proprio la carta dell'apprendista, ragazzi, di colui che impara, di colui che studia, di colui che inizia un nuovo percorso di conoscenza di sé e della situazione circostante. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 9 di bastoni e un diavolo.
È come se vi invitassero a studiare quali sono i vostri limiti e le vostre barriere a causa di questo condizionamento di cui ci parla il diavolo. E anche l'ego, e qui all'inizio avevamo il crollo dell'ego. Ragazzi, fondamentalmente qui c'è come una sorta di proposta all'inizio che è un po', diciamo sconcertante, mi verrebbe da dire. Ci sono delle cose che vi fanno, essere insicuri, essere indecisi, ma perché è come se aveste bisogno di creare una comunicazione migliore, più approfondita, più dettagliata e più veritiera. Mi viene da dire soprattutto, verso voi stessi, cioè siate onesti con voi stessi, perché in realtà il potenziale, per costruire qualcosa, per vi dirò, per l'abbondanza, perché comunque l'imperatrice è la carta che parla di abbondanza, di tranquillità e di stabilità, il potenziale comunque c'è, ma è come se doveste togliervi dalla testa certe responsabilità, certe idee, anche un po' egoiche. Vi faccio un esempio, giusto perché mi è venuto in mente, l'ego tende a identificarsi con il risultato, quindi è un po' come dire: quando avrò quel lavoro lì, quando avrò quella famiglia lì, quando avrò quel ruolo lì, quella macchina lì, quel vestito lì, non lo so, sarò felice. E di conseguenza quando non si ha quel risultato si è infelici, però la felicità non dipende solo dal un risultato, perché noi siamo tanto altro, quindi è un buon lavoro staccarsi da questi limiti. Mi verrebbe da dire studiare quali sono i vostri limiti che condizionano, in modo che una volta che si vede, diciamo, l'errore, quello che non ci piace, quello che vogliamo cambiare, siamo in grado di cambiarlo. Ok? Allora andiamo a vedere ancora, no, prima queste. Allora, un lato d'ombra della situazione che magari potreste elaborare o su cui potreste focalizzarvi per integrarlo, per capirlo, per illuminarlo, diciamo così. Ecco, oscurità e concupiscenza. Ve le metto un po' qui che mi risuonano un po' con queste carte, ragazzi. C'è qualche lato che o non volete vedere, e secondo me fa riferimento a qualche risultato egoico, a qualche tipo di vincolo che voi... Tenete presente che quando c'è il diavolo, la schiavitù è sempre volontaria, cioè non c'è nessuno che ci tiene lì, è la nostra testa che pensa di dover stare lì. L'ego è collegato alla mente, è diciamo la personalità che ci si costruisce per sopravvivere, per navigare nella zona dove siamo cresciuti, nella famiglia dove siamo cresciuti, insomma. Però c'è come una sorta di restyling su quello a cui siete aggrappati, ok? Infatti Mercurio quando è retrogrado è un po' come se fosse un riesame del punto di dove siete, e dall'altra parte c'è il che cosa voglio per il futuro, con chi lo voglio questo futuro e che cosa vedo nel mio futuro, ok? Ripeto, il potenziale c'è. Non so se questa sia una proposta a livello lavorativo piuttosto che a livello romantico, vi destabilizzerà o comunque c'è un qualche cosa da rivedere sul vostro modo di captare certi equilibri, certe dinamiche. Può essere con una o due persone. Per qualcuno potrebbe trattarsi della famiglia, anche madre e figlio, ipotesi. Anche perché anche qui abbiamo comunque un fante che rappresenta i figli. Va bene, andiamo ancora a vedere una carta di queste che sono delle coccole, diciamo, per l'amor proprio. Carta numero 13. Questa carta vi dice, vi invita a dare il benvenuto a, o meglio il mantra che si dovrebbe recitare è: do il benvenuto alla chiarezza e alla guida dalla luna piena. Bene amici della prima scelta, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile.
Se volete sostenere il canale potete mettere like, lasciare un commento, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della fatina dell'ascolto della seconda scelta. Andiamo a vedere anche per voi quali potrebbero essere gli imprevisti a causa di Mercurio retrogrado. Le letture sono generali, sono collettive, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi ragazzi non risuona proprio nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Vi invito anche a guardare in descrizione perché ci sono link che potrebbero interessarvi, come le previsioni per il 2024 e i corsi gratuiti che sono sul canale. Ok, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 2 di bastoni, un 6 di coppe, un 8 di bastoni, un 3 di coppe e un 10 di pentacoli. Ragazzi, qui pare esserci la possibilità come di andare verso qualcuno, verso una persona. Ve lo dico anche perché avete comunque scelto la fatina dell'ascolto, quindi è un po' come se ci fosse questo bisogno. Vi ricordo che scusate, Mercurio è il pianeta un po' della comunicazione e per comunicare bisogna anche ascoltare, no? Andiamo a vedere carta per carta. Il 2 di bastoni. Imperatore. E regina di spade. Allora, qui escono due figure, giustamente c'è un 2 di bastoni. Potrebbe anche essere che si debba scegliere tra due persone o tra due situazioni. Una potrebbe essere una situazione a livello razionale, a livello logico, cioè che cosa sia meglio fare, e l'altra che cosa sia più pratico fare. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo la luna. E un 2 di spade. Ragazzi, ho come la sensazione che ci sia un qualche questione, un qualche problemuccio, dubbio, che vi si è già presentato nel passato e che in questo momento potrebbe tornare ad aprile. Vi dico che per qualcuno è una persona, potrebbe essere una persona che è stato o stata, se vogliamo, un già un interesse perlomeno. Non vedo che, cioè, per qualcuno sì, è già stato, c'è stato qualcosa insieme, diciamo, di intimo, per qualcun altro è stato proprio più un flirt, una cosa così che solleticava, però ho la sensazione che potrebbe essere o un sentimento, un'emozione, un problema, diciamo, qualcosa di astratto che ritorna dal passato, o proprio una persona fisica, ragazzi? È come se si rimettessero in discussione le cose quando c'è Mercurio retrogrado. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe e un re di denari. Vabbè, lo lascio qua che si vede meglio. Qui ho la sensazione che vi dicano di affrontare un pochettino il problema con l'altra persona, o se fosse solo un problema, per dire non ci fosse una persona, di parlare con qualche specialista, cioè come se aveste bisogno di confrontarvi con qualcuno per capire che cosa ancora si può portare avanti, se c'è ancora qualche cosa da portare avanti, ma io sento di sì, e come.
che tipo di strategia mettere in piedi. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Dieci di coppe e fante di spade. È come se vi dicessero di scegliere l'armonia familiare o comunque di andare verso quella direzione. Con il fante di spade c'è come un'osservazione di certe dinamiche o come l'idea che vi dicano di mantenere nei confronti della situazione o di questa persona, di mantenere un'attitudine familiare, amichevole e di tipo osservare un pochettino come si sviluppa la dinamica, perché poi qui abbiamo anche un 10 di, anzi adesso andiamo a vederlo, 10 di pentacoli al contrario, che è spiegato da un 2 di bastoni al contrario e da un carro. Ragazzi, devo dire che c'è una forte indecisione inerente a questa situazione, a questa relazione. Sento che sarete molto prudenti, è un po' come se prediligerete quello che è una comunicazione verbale piuttosto che una reale azione nei confronti di questa situazione o di questa relazione. E sento anche che sarete piuttosto indecisi, anche se fossero le due persone, per esempio, e quindi è un po' come se non prendeste ancora posizione dal punto di vista di che cosa fare o dove andare. C'è un carro al contrario e io qui ho come la sensazione che non sceglierete ancora. Ci sarà ancora un attimo di stasi, se vogliamo, per capire quale sia meglio che strada sia meglio. Guardate, io sono di quest'idea che quando una persona è insicura sul da farsi o su qualche tipo di scelta, piuttosto di rimandare. Ora, questo non vuol dire procrastinare eternamente le scelte, quindi continuare a dire poi vedo, poi ci penso, cioè, però quando siete lì che siete quasi convinti, ma c'è quel 1%, 2% e 5% che ancora non vi convince, lasciate depositare la scelta per qualche tempo, 1, 2, 3 settimane, se è una scelta molto importante anche mesi, e poi rivalutatela. Però ecco, se proprio non siete sicuri, piuttosto fatevi consigliare da qualche specialista, da qualche addetto al settore. Voglio darvi una carta o due, quelle che vengono fuori, per vedere che lato ombra in questo periodo potete lavorare, potete trasformare, di che lato ombra dovete occuparvi, diciamo così. Allora abbiamo scoraggiamento, gelosia e avarizia. È come se voleste qualcosa tutto per voi e non siete disposti a scendere a compromessi, a contrattare o contrattualizzare, comunque a fare contratti. E sì, purtroppo uno dei significati del 10 di pentacoli al contrario, ragazzi, è proprio l'avarizia. A cosa siete attaccati? Che cosa è così tanto importante? Ma poi è davvero così importante? O semplicemente volete quella cosa, quella persona, quell'autorizzazione perché siete gelosi di qualcun altro? Che interessante messaggio. Andiamo a vedere ancora un oracolo dell'amor proprio per concludere la lettura. Ok, carta numero 14. E qui vi dice: io risveglio il flusso
dell'energia della dea dentro di me. E qui abbiamo la luna, in effetti, ragazzi, che parla anche di divino femminile. Però certe volte quando il divino femminile è in ombra, può esserci la gelosia. L'avarizia è più del terzo chakra, mentre la gelosia è più del secondo, che è un po', diciamo, quello che va per la maggiore in disequilibrio a livello di donne. Non è detto, anche gli uomini hanno molte volte un disequilibrio del secondo chakra, però per la maggiore è un disequilibrio che va in ombra per le donne. Ecco, ma no, ma non è vero, anche per gli uomini, e che si manifesta in modo diverso. Però vabbè, comunque qui ragazzi c'è un po' come da far luce su quelle che potrebbero essere le vostre paure o le vostre proiezioni, considerato che c'è la luna, perché qua è come se non vedeste chiaro qualcosa. Ma manca un po' una vostra sicurezza di base. Si parte con un 2 di bastoni, si finisce con un 2 di bastoni. Quindi devo dire ragazzi che è un periodo di riflessione, non vedo grossi cambi, più che altro è come se vi ritraeste. Ripeto, potrebbe esserci questa situazione o questa persona o questa relazione, questo problema, questa paura, questo sentimento che ritorna dal passato, e questo è come se vi facesse prendere tempo. Qui il consiglio con il re di pentacoli è di farsi consigliare, potrebbe essere proprio anche da un contabile, ragazzi. Qui per qualcuno potrebbe esserci proprio una questione di eredità, una questione di magari tra fratelli o tra zii e nipoti, questa la sento tanto, e qui non si sa bene come fare, ma piuttosto che fare scelte azzardate, vi sento che tirerete un po' i remi in barca, direte un attimo uno stop, prendo tempo, mi faccio prima le mie valutazioni del caso, mi faccio consigliare e poi vedremo. Cari amici, spero che la lettura vi sia stata, insomma, di ispirazione in qualche modo, che vi abbia fatto riflettere. Se volete sostenere il canale potete lasciare un commento, mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!